A volte le reti neurali possono sembrare pura magia, vero? Qualcosa di quasi incomprensibile. Eppure il loro funzionamento si basa su un'idea sorprendentemente semplice, quasi antica, quella di un setaccio. Oggi useremo proprio questa analogia per svelare i segreti dell'intelligenza artificiale. Diciamocelo, da fuori il meccanismo di una rete neurale appare spesso come una scatola nera, un processo quasi magico. E invece il concetto di fondo è qualcosa che chiunque può afferrare. E poi sentiamo queste parole enormi, miliardi di parametri, deep learning. Sembra quasi un linguaggio fatto apposta per spaventare, no? Ma oggi niente paura, andiamo a smontare tutto e arriviamo dritti al cuore del concetto. E per farlo useremo una metafora geniale, direi, semplice ma potentissima, presa da un'idea di Claudio Pietraviva. Proviamo a immaginare una rete neurale non come un super cervello, ma proprio come una serie di setacci. Ok, partiamo dalle basi. Come in qualsiasi processo di lavorazione, anche qui abbiamo degli ingredienti di partenza, un prodotto finale e gli strumenti per passare da uno all'altro. Tutto comincia con il dato in entrata, quello che in gergo si chiama input. Pensiamolo proprio come la nostra farina grezza, un mucchio di informazioni ancora tutte da raffinare che la rete deve iniziare a processare. E di farina grezza ne esiste di ogni tipo, pensiamoci. Un testo da tradurre, un'immagine che il sistema deve riconoscere o persino un curriculum da analizzare. Ognuno di questi è il nostro materiale di partenza. E alla fine del processo di setacciatura cosa ci resta in mano? Beh, il dato in uscita, l'output, è la risposta che la rete ci dà, il prodotto finalmente raffinato e pronto all'uso. Ed ecco che la magia avviene. La nostra farina grezza diventa una previsione accurata, una risposta sensata a una domanda, o magari il candidato perfetto per un'offerta di lavoro. Il dato grezzo è stato trasformato in qualcosa di veramente utile. Ok, ma come succede questa trasformazione? Qual è il pezzo fondamentale? È il neurone artificiale. Immaginiamolo come un singolo, minuscolo foro nella maglia del nostro setaccio. Ogni forellino prende in esame una piccola parte dei dati e decide: questo passa, questo no. E quando sentiamo quella parola un po' altisonante, deep learning, apprendimento profondo, cosa significa? Beh, in realtà è semplicissimo. Vuol dire usare tanti setacci, uno dietro l'altro, tanti strati. Ogni strato raffina i dati un po' di più e questo permette al sistema di affrontare compiti sempre più profondi e complessi. Fino ad ora, però, abbiamo descritto un sistema che sembra un po' statico, no? Ma il vero segreto, il cuore pulsante dell'apprendimento, sta proprio nel modo in cui questo sistema si adatta e impara. E qui arriviamo a una domanda cruciale. Se il nostro setaccio avesse tutti i fori identici, otterremmo sempre lo stesso risultato? La stessa farina, giusto? E allora come fa una rete neurale a imparare a produrre risultati così diversi e sfumati? La risposta è in una parola: peso, weight in inglese. Immaginiamo che ogni connessione, ogni tubicino che porta i dati a un neurone non sia semplicemente aperto, ma abbia una specie di valvola regolabile, una piccola manopola che controlla quanto flusso di informazioni può passare. La fonte da cui abbiamo preso l'analogia lo descrive perfettamente. È la valvola o il piccolo cancello regolabile. Questo è il punto. Il peso non è un valore fisso, è un meccanismo di controllo. È proprio una manopola che il sistema può girare per decidere cosa è importante e cosa invece va ignorato. 1 trilione, 1000 miliardi. Sentiamo numeri di questa portata quando si parla dei nuovi modelli di intelligenza artificiale. È una cifra che fa girare la testa, ma che cosa significa concretamente? Ed eccola qui, la soluzione del mistero. Quel numero impressionante, 1 trilione di parametri, non è altro che il numero totale di quelle piccole valvole regolabili che abbiamo nella rete. Ogni singolo parametro è una di quelle manopole che il sistema impara a girare nel modo giusto. Quindi pensiamoci bene, tutto il processo di apprendimento di cui sentiamo tanto parlare, alla fine non è altro che questo. Capire come regolare, nel modo migliore possibile, ognuna di queste miliardi e miliardi di valvole. Il processo, quello che chiamiamo addestramento, funziona un po' così, in un ciclo continuo. Primo, la rete fa un tentativo, produce un risultato, magari sbagliato. Secondo, riceve un feedback, un segnale che dice «hai sbagliato». A quel punto, terzo, un algoritmo speciale torna indietro, a ritroso, e capisce quali valvole hanno causato l'errore. E infine, quarto, le corregge.
stringe un po' quelli che hanno portato all'errore, allenta quelli che andavano bene. E ripete questo ciclo milioni, miliardi di volte, finché il risultato non è quello desiderato. Perfetto, ci siamo quasi. Adesso che sappiamo cosa sono i parametri e come vengono regolati, rimane un'ultima domanda. Perché è così importante averne così tanti? Perché più valvole sono meglio? Questa frase riassume tutto in modo splendido. Più valvole ci sono, cioè più parametri, più il nostro setaccio diventa complesso e più sfumature è in grado di cogliere. Un setaccio con miliardi di fori regolabili può distinguere dettagli e sottigliezze che un setaccio semplice non vedrebbe mai. Insomma, alla fine della fiera, il numero di parametri non è solo un numero per impressionare, è un indicatore vero e proprio della capacità di un modello di immagazzinare conoscenza e soprattutto di comprendere. Più parametri significa un potenziale di comprensione molto più grande. E questa analogia ci lascia con una domanda affascinante. Se l'intelligenza artificiale è questo sistema di setacci sempre più sofisticati e oggi li usiamo per raffinare il linguaggio e le immagini, quali nuove materie prime della conoscenza impareremo a processare domani? Grazie per aver seguito questa analisi.